Martedì 24 ottobre del 2023, buongiorno a tutti da Radio Rossonera, è mattino Milan appunto di martedì, vigilia di Paris Saint-Germain Milan, non siamo a Milanello oggi, ora, per registrare il mattino Milan, ci andremo per l'allenamento che inizia alle 11 perché fuori di qui c'è un leggerissimo diluvio. Enrico Boiani, ciao! Ciao, buongiorno. Infatti noterete lo scuro anche qui nella mia postazione, ovviamente non in radio, ma nella mia inquadratura, perché è l'Islanda questa mattina a Milano e quindi era difficile trovare luce migliore. Chiediamo scusa, voi potreste anche non mettere like vista questa luce ignobile, ma dovete farlo per supportarci. Like, commento, condivisione, iscrizione e campanella. Hai inventato il multiscreen, Harry, perché praticamente si può vedere la diretta direttamente dai tuoi occhiali, quindi sì, Esatto, i più attenti, quelli con più diotrie, faccio potranno così. vederla. No, non lo so se è un bene, non lo so. Vabbè, tanto, se vuoi Vabbè. ti metti... Forse è un bene, perché in teoria dovrei farti vedere questo. Le servono Perfetto, i gol. collegalo. Forse è meglio senza occhiali. Meno cross, più fuochi in aria, Pioli il Milan per un nuovo Rafa. Il portoghese da 15 reti a campionato, ma cerca troppo la porta con senza... Scusate, cerca, non c'entra. Cerca poco la porta con o senza palla. Contro Mbappé è il momento di cambiare. Poi Gazzetta fa un piccolo specchietto su quelli che sono gli altri singoli che possono essere confrontati a Rafa. Lì in alto parla di Mbappé, parla di Kvaratskhelia, parla ovviamente l'altro è Rafa Leao. Il confronto non lo si poteva fare. Io onestamente vabbè, su Mbappé ovviamente ci stiamo, non si dice nemmeno, non si dice nemmeno. Su Kvaratskhelia, ergerlo a giocatore, per prendere esempio a livello di numeri, un giocatore che fino a quante settimane fa, 2, 3, non segnava da boh, aprile, cos'era? Mesi, Onestamente non so mesi, quanto, mesi e mesi e segnava mesi da che era mesi. scomparso. Vabbè, mi limita a dire che mi sembra un errore, però mi sembra qualcos'altro. Mbappé quest'anno ha già fatto 9 gol e un assist, tira 5 volte a partita di media, vabbè, ma lì stiamo parlando di un altro sport in alcuni casi. Certo è che, diciamo così, Rafa rispetto a Mbappé è sicuramente più uomo d'assist, più uomo che cerca il passaggio, più Sì, uomo è che un cerca giocatore meno anche il gol. diverso. Un giocatore un po' diverso, però diciamo così, stiamo un po' esagerando perché ogni volta che si perde, gira e rigira, è colpa o di chi fa l'errore, e quindi per 24 ore è la caccia al mostro di chi ha sbagliato in quell'unica circostanza, e quindi male per lui, tutti gli altri salvi, male per chi sbaglia. In questo caso è stato il turno di Malik Ciao. E non mi sembra giusto, e mi sembra anche giusto rimarcare il fatto che se si perde tutti, e quindi dal portiere in giù, allenatore compreso, sono tutti colpevoli, non perché uno sbaglia un intervento. Abbiamo fatto vedere ieri nella stanza di bottoni, Malik di questi interventi ne ha dovuti fare più e più nella partita con la Juve, solo nella partita con la Juve. E sfortuna sua ne ha sbagliato uno ed è costato carissimo. Così come quando non si fa gol, gira e rigira, la colpa è sempre solo di uno. Un bel giochino che però sarebbe anche ora di farla finire qui. Vabbè, ma cioè, da chi scrive Balotelli o Mbappé non mi aspetto nulla di diverso dopo la partita contro la Juve, cioè siamo sempre lì, siamo sempre sullo stesso piano, sullo stesso livello. Va bene, lo accettiamo, ormai sappiamo che è così, sappiamo che ogni partita che non va, gira e rigira si ritorna sempre sugli stessi. Molti potranno dire: "Perché sono i più forti si pretende di più", Ah, certo. okay, lo accetto, però a calcio si gioca sempre in 11 ragazzi. C'è sempre un allenatore, c'è sempre una squadra, una società, ci sono i cambi, ci sono 11 giocatori.
Per me stiamo andando un filino oltre. Poi magari mi sbaglio io e magari c'ho io i fantasmi perché è uno dei giocatori che mi è piaciuto di più di sempre, quindi probabilmente anche così, anzi, quasi sicuramente così, non sto dicendo questo. Per me si sta andando un pochino oltre con questa storia. Io parlerei più di una squadra che in Serie A è settima per expected goals, cioè situazioni da gioco create dalla squadra per fare gol e quindi gol che la squadra avrebbe creato e poi magari non ha realizzato. Però come situazioni per fare gol il Milan è settimo. Dietro, ora te li vado a contare, l'Inter che ne ha fatti quasi il doppio è a 20 expected goals da inizio stagione, il Milan è a 12,8, il Napoli a 20, la Roma è a 16, la Juve è a 16, il Monza è a 15, l'Atalanta è a 13,5. Chiude diciamo, il giro delle big, Lazio escluso perché è l'unica che sotto è la Lazio, a 12,8. Vuol dire che il Milan produce in linea di massima a livello proprio di gioco poco, conclude Meno del Monza. poco, meno del Monza, conclude poco verso la porta, si crea le possibilità per fare gol meno di altre 6 squadre perché è settimo e questo non va bene. Poi sì, è vero, i singoli non sono magari in uno stato di forma Ma eccezionale, sì, Giroud ma ok, che Rafa eccetera, mette però 7 volte su 8 quella palombella ignobile che non viene raccolta da nessuno sul secondo palo, lo vedo anch'io, cioè non son cretino ragazzi, non siam cretini, cioè che va sempre sul fondo e invece non punta mai ogni tanto il centro e va in porta, lo vediamo anche noi, non siam cretini. Cioè, però da qui a altre cose si va un po' oltre, ecco, ecco, mh. è tutto lì. E soprattutto, ripeto, prima di arrivare al numero 10 ce ne son ben altri di problemi che si dovrebbero evidenziare, di cui si dovrebbe parlare, che dovrebbero finire in prima pagina. Ma fa sempre comodo così e andiamo avanti così Vabbè, allora. andiamo avanti, dai, andiamo avanti. Anche perché dobbiamo parlare di formazione, visto che ci saranno un po' di cambi rispetto Sì, all'ultima. Nel mentre Gazzetta si è fatto un giro in quel di Parigi, dove il piccolo Mbappé è cresciuto e è andato a intervistare la famiglia italiana con cui Mbappé, insomma, ha legato molto e che è stata anche la responsabile del regalo della maglia di Robinho, quella vicino a Terry sì. e che, aspetta, vi mostriamo un pezzettino di questo viaggio a Parigi, non mancavano le serate di Champions, quando a Mbappé veniva vietato anche solo di evocare la Juve, ma tanto in Champions cosa vuoi evocare? Era il Milan delle stelle, Shevchenko, Kaká, Seedorf, Pirlo, Ronaldinho, ma lo prendevo in giro dicendogli che somigliava a Dida. In effetti, qualcosina del buon Nelson. Aggiunge Antonio, non Leao, suo primo allenatore. A 5 anni era già più forte di me, che ne ho 10 di più, era bello allenarlo e segnava quando decideva di vincere. Lui è un vero appassionato di calcio, è figlio di sportivi, conferma Faisa, che è la mamma di Mbappé, Sì. ma è stato immerso nel tifo per il Milan fin da subito. Quando tornava a casa parlava solo del Milan. Se il Milan perdeva poteva lanciare il telecomando contro la TV e dire qualche parolaccia in italiano, che a questo punto sarei curioso di sapere. Alla A PlayStation questo punto però non va sceglie... distante da tutti noi, tra l'altro, cioè siamo esattamente dei mini Mbappé tutti quanti. E lì finiscono le similitudini, cioè tra Certo. piedi, conti in banca e quant'altro. Alla PlayStation però sceglieva sempre Real Madrid, la sua squadra del cuore, dice okay. Nicola, Eh, che è uno dei componenti di questa famiglia italiana che ha stretto dei legami con il Mbappé parigino. Vabbè, che dire, come viene scritto all'inizio del pezzo, tra il serio e il faceto, Mbappé dice che verso la fine della carriera vorrebbe fare una capatina al Milan, vabbè, facciamogliela fare. ma anche non proprio alla fine, cioè non è che Kylian, deve venire qua a vai svernare. appena puoi al Real, vinci tutto quello che devi vincere con il Real Madrid, 4 palloni d'oro, 3 Champions League, la Liga tutti gli anni, vinci quello che devi vincere, un altro mondiale, visto che già hai fatto una finale e ne hai vinto 1, ti Mh. vinci un altro mondiale, magari ci butti dentro un europeo,
che non hai ancora vinto, insomma, vinci tutto quello che devi vincere, poi verso, non lo so, i 30, dai, 31, non ti dico come il Sium alla Juve, che non è andato adesso che quando è andato all'Al Nassr, è andato già che 3, 4 anni ancora li aveva. Una roba del genere, dai. Kylian, facci 'sto favore. E fai un favore a noi stessi decidendo di giocare un po' in ciabatte mercoledì, anche perché, caro Henry, cambi di formazione contro Kylian Mbappé, né Calabria né Florenzi, ma come abbiamo sempre pensato da un po' di tempo a questa parte, il candidato forte per giocare lì basso a destra è Pierre Kalulu. Ci Quindi, mancherebbe. ricapitolando, la linea dovrebbe essere Maignan in porta, Kalulu, Tomori, Ciao, che reduce dalla fustigazione, quindi torna in campo, e a sinistra Teo Hernandez che torna, cioè non torna perché in Champions non era squalificato, ma torna in campo, quello Sì. sì. Quindi questa è la linea difensiva, un po' più bloccati a destra, e ci sta, d'altronde lì a sinistra c'è Mbappé, e si va in campo così. Poi, in realtà, la grande novità è davanti, cioè davanti a loro, perché a metà gioca uno tra De Ligt e Krunic, e se Krunic è quello di 2 giorni fa che non aveva benzina Gioca per lì. niente, non lo schiererei. Però magari, non so, gli abbiamo fatto un corso, cioè non so, una cura ricostituente, in 2 giorni Sì. lo rimettiamo in piedi, non lo so. A sinistra c'è Reinders, o meglio, a destra c'è Reinders, perché a sinistra, con ogni probabilità, il titolare della Champions, cioè Tommaso Pobega. Tommaso Pobega, già sarebbe la seconda da titolare dopo quella di Dortmund. Cosa vuoi che ti dica? Son Incrociamo le dita. contento? No. No, onestamente Pobega a Dortmund è stato uno dei peggiori, per quanto ci metta la voglia, la cattiveria, l'anima, il fuoco, che è vero, è verissimo, cosa che altri invece non hanno e non mettono, però i limiti si vedono. Si son visti a Dortmund, rischiano di vedersi ancor di più mercoledì, cioè domani. Il punto è che chi metti se non metti lui? Metti Musa dopo che ha fatto 90 rotti minuti, dopo che ha fatto il forcing con le nazionali? Loftus-Cheek non c'è, sei quasi costretto a mettere Pobega, quasi costretto a mettere Pobega, quindi magari anche per avere il Musa in più dalla panchina. Quindi anche per forza di cose ti direi. Poi son contento? No, avrei voluto giocare questa partita con Loftus-Cheek. Loftus che non c'è. Oggi vedremo l'allenamento di rifinitura, ma insomma, a meno di miracoli improvvisi, che speriamo di vedere, ma non c'è. E rischia anche un po' Napoli, quindi non so, il clinicamente guarito non lo capisco molto a questo punto. Capisco una partita di tenerlo così un po' in stand-by per non rischiare dopo essere guarito, capisco, magari con la Juve lo capisco meno un'altra settimana di stand-by, ecco, lì capisco, inizio a capire un po' meno, ma vabbè. A centrocampo non Musa, quindi che sarebbe a questo punto, mi verrebbe da dire, stanco, perché è Sì. l'unica spiegazione che mi do per non Poi è vederlo in stanco campo. anche Reinders, ma questo è un altro discorso Ma in comunque. 11 bisogna giocare. Ecco, e soprattutto Reinders è uscito comunque contro la Juve a una certa, Mh. no, se non erro. Sì, sì. Ecco, è entrato Romero, chi è che è entrato? E quindi magari, cioè, Reinders dovrà giocarla. E davanti invece? Sempre i 3? Davanti non si cambia. Pulisic a destra, anche perché alternative lì non ce n'è. E ha fatto in Davanti tempo. sì, esatto, ha riposato per forza di causa maggiore. Davanti c'è Olivier Giroud e a sinistra c'è, purtroppo mi viene da dire a questo punto, Rafael Leao. Henry, noi siamo arrivati in chiusura, ci Tante ritroviamo sfide tra poco. nella sfida, i 2 portieri a squadre invertite, i 2 fratelli Hernandez.
Poi manteremo Oggi Balotelli, così li viviamo. avremmo fatti tutti e 3, Leao, Balotelli e Mbappé, cioè la catena, no, a step by step, se no poteva essere proprio la partita di tutti e 3. Oggi vivremo anche la conferenza stampa di Donnarumma. Ho visto che ha già parlato il buon Enzo Raiola su Tuttosport, facendo riferimento al passato, al suo trasferimento e come è avvenuto il passaggio a Parigi. E per come lo ha ricordato, ringraziamo ancora l'Altissimo e anche Paolo Maldini e anche Frederic Massara per come è andata la vicenda, cioè che è finita come doveva finire, cioè alla fine Donnarumma non è più il portiere del Milan e noi ci siamo beccati Mike Maignan. Caro Henry, grazie. Grazie a te, grazie a tutti, mi raccomando like, commento, condivisione, iscrizione e campanella, ci ritroviamo dopo. Ci ritroviamo tra poco perché poi alle 11 sui nostri social tutto l'allenamento del Milan, Lunch, Talk e in chiusura avremo Filo Rossonero. Ciao a tutti!